ti prepari per andare a scuola. Vai a prendere la metro. Segui la lezione e rispondi alle domande. Riprendi la metro. Vai a lavorare part-time. Ricordati di andare in lavanderia. Vai a letto presto. Ricomincia. Lungo questi tragitti le tue orecchie vengono bombardate dai pareri della gente. Compagni di classe, passeggeri della metro, pedoni lungo la strada. Tutti sono pronti a dire la loro su qualsiasi argomento, mentre tu, inerme, assorbi il giudizio collettivo, esasperato da web e televisione. E guai a deviare dalle aspettative che la società ha di te, altrimenti diventi un reietto da isolare. Nessuno al mondo vuole esserlo. Per questo tutti si affannano a schiacciare i più deboli. Questo ciclo però può essere spezzato, perché dentro di te, giovane adolescente, albergano le persone, ovvero spiriti di ribellione. È solo grazie a loro che è possibile risvegliare i cuori corrotti degli adulti e riformare la società. Alcuni di questi giovani adolescenti, Joker e i ladri fantasma, sono i protagonisti di Persona 5 Royale, mastodontico JRPG che strizza l'occhio alle visual novel e ai dating sim. Un intrigante miscuglio videoludico che in oltre 100 ore tocca temi complessi e sensibili, dalle molestie sessuali nelle scuole allo sfruttamento dei lavoratori da parte delle multinazionali. Lo fa con una leggerezza e un coinvolgimento tali da stupire costantemente, ogni volta che la lotta contro i cuori corrotti avanza. L'opera, che propone contenuti aggiuntivi all'originale Persona 5 del 2017, vede nello scontro generazionale tra giovani e adulti il tema centrale del suo racconto, declinato in una visione tipicamente nipponica. Persona 5 Royale estende le caratteristiche del predecessore attraverso un semestre scolastico aggiuntivo, durante il quale due nuovi personaggi stimolano una riflessione sulla necessità del dolore. Le storie della ginnasta Kazumi Yoshizawa e del consulente scolastico Takuto Maruki si intrecciano a quella dei ladri fantasma del prodotto originale. La trama quindi si estende, offrendo nuovi spunti incredibilmente interessanti e sorprendenti. Tutto ciò chiaramente accade a Tokyo, metropoli variegata che riesce a restituire uno spaccato della società giapponese, divisa in luci e ombre. Durante il gioco sono tante le scene dedicate ai pasti in gruppo, volte a celebrare il cibo come aggregatore sociale tra i giovani. Ci sono poi intermezzi dedicati alle festività religiose e folcloristiche, distribuite nei diversi quartieri cittadini che costellano la mappa, omaggiando la varietà di stili di vita della metropoli giapponese. Passeggiare per la Tokyo del gioco è quasi come farlo dal vivo. Si può attraversare il famoso incrocio di Shibuya per perdersi tra i negozi della zona, così come è facile spendere non pochi yen ad Akihabara o a Kichijoji. E, anche se non è adatta agli adolescenti, è bello girovagare tra le sfavillanti luci di Shinjuku. In tal senso, un contributo importante viene dato dallo stile peculiare del gioco. Il character design di Kazuma Kaneko, unito alla musica di Shoji Meguro e alla voce di Lin Inaizumi, crea uno stile dal forte appeal estetico, e non solo. Se non credete, basta un veloce giro su YouTube per capire il fascino della soundtrack, che si lega perfettamente allo stile artistico da manga pop. Ma dietro al fascino della sua direzione artistica, Persona 5 Royale propone una profonda critica alla società, con un gusto altrettanto nipponico. Nel corso dell'avventura, i personaggi raccontati sembrano quasi soffocare, a causa della competizione costante con l'altro, che genera fenomeni come il bullismo nelle scuole, la prevaricazione dei colleghi in ufficio, l'isolamento sociale degli hikikomori o la morte per il troppo lavoro, il karoshi. La società che emerge dal racconto è dunque nettamente divisa, dato che chi non cede ai dogmi della collettività diventa un outsider da emarginare. I tanti dialoghi, pur seguendo un gergo giovanile, lasciano trasparire la rabbia degli oppressi e la tracotanza di coloro reputati vincenti. Ma non è solo tramite la sua sceneggiatura che Persona 5 Royale critica il sistema. Ed è qui che il simbolismo dietro i nemici e i dungeon denominati palazzi assume il suo torbido significato, svelato poi dai protagonisti nel corso del racconto. A tutto questo si aggiungono attenti dettagli, come i post del Phantom Aficionado website o le vignette a comparsa durante l'esplorazione cittadina, che esasperano la già opprimente visione della società. Una visione che assume le forme disturbanti,
e i colori oscuri di una specifica stazione della metropolitana, il Memento. In generale, in Persona 5 Royal, la costante presenza di queste tematiche porta più volte il giocatore a riflettere sul proprio concetto di giustizia, sulle regole dei rapporti con gli altri, sull'idea di società. Questo perché è facile immedesimarsi in Joker e negli altri membri dei Ladri Fantasma, che riescono facilmente a toccare le corde emotive di chi gioca con e per loro. E ciò accade nonostante i diversi personaggi descritti abbiano un temperamento tipico dei manga o degli anime giapponesi, estremo e deciso. Questa forte empatia non deriva solo dal combattere insieme. Che si tratti di giocare a biliardo, sfidarsi a freccette o ascoltare un concerto jazz, è difficile non sentirsi parte di un gruppo in Persona 5 Royal. Ed è proprio grazie al rapporto maturato con gli altri membri della banda, e non solo, che è possibile spezzare la grigia routine. Inoltre, grazie al sostegno reciproco, è possibile accrescere le proprie qualità individuali come fascino, coraggio, conoscenza, perizia e gentilezza, e dunque influenzare anche il subconscio e con esso il gioco. Un'idea geniale che rende unica la serie di Persona. Dopo qualche ora di gioco appare chiaro che Persona 5 Royal si addentri volutamente nell'analisi della psiche umana, senza temere di mostrarne gli effetti più oscuri. Oltre alla tematizzazione dei vizi capitali e dei problemi della società giapponese contemporanea, l'universo di Persona non ha paura di affrontare temi come la morte, la criminalità organizzata, la corruzione della politica. Come detto all'inizio, però, questo avviene con una leggerezza quasi paradossale, ma al contempo tremendamente efficace. Probabilmente questa costante dolcezza è dovuta all'intelligente contrapposizione tra il torbido del mondo adulto e la genuinità delle giovani generazioni. Ma se Persona 5 Royal dedica così tante energie all'analisi critica della società giapponese, così attentamente dipinta all'interno del suo racconto, come ha potuto conquistare il pubblico occidentale? Del resto, la serie di Persona, nata in origine come spin-off da Shin Megami Tensei, per molto tempo è stata apprezzata solo da una nicchia di videogiocatori. Se ci si sofferma poi sulla mera empatia con gli eroi narrati, è difficile immaginare gli occidentali, generalmente dediti all'appagamento individuale, legarsi a storie che parlano invece di collettività. Eppure non solo è possibile, ma è facile venirne totalmente travolti. E i motivi sono tanti. Innanzitutto, Persona 5 Royal racconta una storia narrata attraverso il subconscio, che tocca temi in cui, volenti o nolenti, tutti possono rispecchiarsi, a seconda delle esperienze di vita. Tutto ciò è accompagnato da un'effervescente atmosfera nipponica, che unita allo stile pop groove del gioco, ipnotizza vista e udito. Si crea dunque un amalgama meraviglioso di stili, narrazioni e meccaniche in grado di catturare una varietà di giocatori prima impensabile. Non a caso Sega e Atlus, con Persona 5 Royal, hanno registrato il più alto numero di vendite nella storia della serie. Perdersi quindi Persona 5 Royal sarebbe come rinunciare a una delle più ricche produzioni videoludiche di questa generazione, capace di travalicare qualsiasi confine mentale e culturale, senza rinunciare alla sua anima spiccatamente giapponese. Non resta quindi che indossare la maschera da ladro fantasma e gettarsi nella lotta contro i cuori corrotti, tentando di riformare il mondo. よーし